Oggi a Sendit, direttamente dalla D&T Optics, ho il grande piacere di fare l'unboxing e la recensione di questa fantastica ottica. Sto parlando della Arken EP5 generazione 2 7-35x56 in primo piano focale. Impatto. Finalmente è arrivata, eh sì, dico finalmente perché ero veramente, ragazzi, in trepida attesa, non ne potevo più di aspettare. Perché? Perché dovete sapere che questa è l'ottica che ho scelto per montarla sulla mia nuova carabina custom, quella che da poco ho presentato qua sul mio canale. Se non avete visto il video andatela a vedere, vi metto il link, la troverete interessante, sono sicuro. E quindi la volevo assolutamente tra le mani, poterla aprire, vedere con voi, e lo faremo adesso immediatamente. Quindi procediamo con l'unboxing. Intanto vediamo la scatola, molto bella, devo dire, fatta molto bene, elegante, aggressiva, e soprattutto qui ci sono delle caratteristiche indicate che sono davvero interessanti, ma ne parliamo dopo. Procediamo subito con l'unboxing perché non vedo l'ora di aprirla. Quindi togliamo il coperchio, ok. Quest'ottica mi arriva direttamente dalla D&T Optics. D&T è un'azienda che produce ottiche per uso notturno e diurno. Infatti D&T sta per Day and Night Optics, quindi ottiche per uso notturno e diurno, come dicevamo. Questa ovviamente è per uso diurno, e quest'ottica ha delle caratteristiche che mi sono piaciute tanto, guardando ovviamente sulle caratteristiche online, ovviamente sul sito, ed è la seconda generazione, ossia l'evoluzione della già famosa EP5 della Arken, che però aveva soltanto ingrandimenti che andavano da 5 a 25. Qua invece abbiamo addirittura 7-35, quindi un bel range di ingrandimenti, ma non è l'unica cosa interessante di quest'ottica. Procediamo con l'unboxing. Allora, il manuale di istruzioni, allora intanto molto bello, a colori, vediamolo dentro. Oh, ci sono le foto, non i soliti disegnini che si vedono normalmente nei manuali che mettono all'interno delle ottiche, con tutte le cose ben evidenziate, i numerini che ti dicono questo e questo, questo e quest'altro, a cosa serve, ed è scritto anche bello grande, quindi si legge anche molto bene, che non è male questa cosa. Vediamo un po' se c'è il reticolo. Ovviamente c'è anche il reticolo. Quest'ottica naturalmente ha un reticolo di tipo tattico, il classico reticolo ad albero di Natale, con l'illuminazione, sì, perché anche l'illuminazione del reticolo, della parte centrale del reticolo. Ok, dopo cercherò di farvela vedere meglio. Ma eccola qua, fantastica, ragazzi. Tiriamola fuori perché non vedo l'ora, Sapete i ragazzini a Natale quando ti arriva il regalo e non vedono l'ora di scartarlo? Ecco, io adesso praticamente. Wow! Bella, mamma mia! Guardate un po' che roba! Cioè, le torrette, ragazzi, sono spettacolari. Le avevo già viste online, ma cioè sono fantastiche. Che carina l'idea di risparmiare spazio nella confezione mettendo il paraluce che è in dotazione direttamente sul tubo dell'ottica. Guardate, molto carino. Eccolo qua. Questo è il paraluce che lo abbiamo in dotazione. Mettiamolo qua. Che dire, già così cioè, ragazzi, è un oggettino che lo sentite in mano, non è leggerissima. Questo lo sapevo già, pesa 1,1 kg circa, se non sbaglio, ma è normale perché stiamo parlando di un'ottica intanto con materiali di altissima qualità, ma soprattutto un'ottica dedicata appunto al tiro a lunga distanza, anche a lunghissima distanza. Quindi la sua progettazione e la sua struttura, diciamo così, con cui è realizzata, non è certo dedicata alla caccia, ma andrà montata su carabine, diciamo così, di un certo tipo la mia. Ora, prima di vederla bene nei particolari, vediamo che altro c'è nella confezione. Allora,
troviamo in dotazione anche questi tappi di gomma con l'elastico. Questi sono sempre molto utili perché, come sapete, ovviamente vanno a proteggere la nostra ottica dalla polvere, dalla pioggia e quant'altro. Poi troviamo questa che, molto utile questo, c'è l'indicazione esatta di il torque che dobbiamo dare alla nostra chiave dinamometrica quando andremo a chiudere gli anelli per evitare di danneggiarla. Poi c'è questa confezione, carino, guardate, c'è un adesivo della Arken. Un altro adesivo piccolino, questo ad esempio potremmo metterlo sulla campana dell'ottica. Questa scatolina, che ovviamente ci sarà sicuramente la pezzuola di pulizia, sì, infatti c'è la pezzuola di pulizia, lo strumentino diciamo in plastica stampata per andare ad aprire eccolo qua, il coperchio dove c'è la batteria, una classica 2032, la CR2032 per l'illuminazione del reticolo, e l'unica chiave Torx che vi servirà per fare tutto su quest'ottica. Ora abbiamo visto quanto è compreso e adesso andiamo a vedere l'ottica. Dunque, come dicevamo, 7,35, quindi un bel range di ingrandimenti. Allora, intanto devo dirvi, ecco, la sto azionando in questo momento, la ruota della regolazione degli ingrandimenti è davvero molto morbida, cioè offre quella giusta resistenza ma non troppo, cioè la azionate tranquillamente così. La leva, diciamo, true level può anche non servire, io ce la metterò ma perché in certe condizioni mi sarà utile, però devo dire scorre davvero bene, non fa nessun rumore. Mi piace moltissimo la lavorazione che è stata fatta sulle torrette per rendere la grip migliore, quindi se anche fossimo a sparare sulla neve, quindi magari con dei guanti belli spessi, questa grip, diciamo, a carro armato sicuramente ci permetterà di avere una buona presa. Anche l'oculare della diottra, per mettere appunto il reticolo a fuoco esattamente con il nostro occhio, ha lo stesso tipo di lavorazione, che peraltro lo rende anche molto bello, molto, diciamo, rifinito. Le torrette mi fanno impazzire. Quest'ottica è in Emerald e le torrette sono da 0 un Emerald. La torretta verticale ha lo 0 stop. Le torrette non sono bloccabili, ma su questo tipo di ottiche ci sta, perché le torrette bloccabili sono normalmente indicate su ottiche con ingrandimenti inferiori, quindi dedicate a un uso un po' più tattico, operativo. Per un tiro, diciamo, di lunga distanza difficilmente le torrette andranno a spostarsi, diciamo, per urti o cose del genere, perché si tratta ovviamente di un'applicazione diversa, diciamo, da quella più tattica, più operativa. Guardate quanto è bella e interessante la regolazione del parallasse. È stata maggiorata praticamente, quindi una via di mezzo tra quella normale, che è piccolina, e quelle grandi che vedete a volte sulle ottiche, che sono dedicate magari al PCP, al tiro, quindi a corta distanza di precisione, e comunque si riesce a fare una regolazione più precisa. Parte da 25 yard, immagino, fino all'infinito. Ok. Poi abbiamo la regolazione dell'illuminazione del reticolo a 6 livelli. Anche qua molto carino, hanno fatto cosa che a me piace molto, che tra ogni grado di illuminazione c'è un pallino, che vuol dire che la si spegne. Quindi se a noi piace ad esempio l'illuminazione a 4, usiamo sempre quella, ci basterà metterla su 4, per spegnere faremo così e si spegne in un lato o nell'altro, e per tornare all'illuminazione basterà fare un solo clic, cioè non dobbiamo fare il giro da 0 ogni volta come succede invece su altri modelli di ottiche, per arrivare a quello che vogliamo e poi tornare a 0 per spegnerla. Un'altra cosa che avevo apprezzato già online, diciamo così, vedendola sul sito, ma che sto apprezzando tantissimo dal vivo, ragazzi, i numeri e le stanghette sono enormi, grandissimi. Già le torrette sono molto evidenti, ma la numerazione si vede benissimo. Per chi ha qualche piccolo problema di visione da vicino come me, questo è un grosso vantaggio, perché ad esempio per chi mi segue si ricorderà che su un'ottica che avevo tempo fa avevo montato una di quelle lenti aggiuntive che si mettono qua, delle piccole lenti di ingrandimento, per vedere meglio appunto dove siamo posizionati con la torretta. Ma un po' danno fastidio queste cose, poi la devi alzare, abbassare. Invece qua non c'è nessun problema, perché guardate, cioè sono evidentissimi proprio. E mi piace anche che anche le stanghette dei singoli click sono molto molto evidenti, quindi nessun problema a vederle, veramente fatte davvero bene.
Ma ora veniamo al test che sto aspettando da quando l'ho ordinata, cioè sentire le torrette, i click e quanto sono precise queste meccaniche. Ok? Procediamo insieme? Dai che non vedo l'ora, eh. Wow! Mamma mia! Cioè non potete capire, il suono lo sentirete perché, mamma mia, fanno dei click super audibili, proprio si sentono benissimo, ma soprattutto è il feeling che avete con la mano. Questo non posso farvelo sentire, ma vi assicuro che è eccezionale. Praticamente se anche io portassi una cuffia che non sento nulla, potrei capire esattamente quanti click sto dando semplicemente dallo scatto netto che sento sotto la mia mano ogni volta che l'aziono. Quindi se anche mi giro, chiudo gli occhi e metto una cuffia, non sento nulla, io posso dare 5 click senza problemi, contandoli semplicemente con la sensazione che ho sulla mano. Questo è un ottimo indice delle meccaniche, cioè che sono delle ottime meccaniche. Ora faremo un altro test, portiamola sullo 0, infatti si blocca sullo 0 stop. A proposito, lo 0 stop si attiva e disattiva dall'esterno. Questa è una cosa che sulle altre ottiche non ho mai trovato e invece è davvero molto utile. Cioè sulle altre ottiche devi smontare la torretta, attivare o disattivare lo 0 stop, se lo vuoi o non lo vuoi, e rimontarla. Qua invece si fa tutto tramite questo grano che sta qua sopra, quindi con la chiavina, se io lo vado a disimpegnare, quindi lo porto su, praticamente lo 0 stop si disattiva, semplicissimo. Posso andare oltre lo 0, quindi ad esempio l'avevo azzerata, avevo messo lo 0 stop, la devo smontare e rimontare per qualsiasi motivo, non mi corrisponde più lo 0, devo andare un po', diciamo, oltre lo 0 per rimetterla ad hoc, diciamo, con la mia carabina. Faccio così, poi l'ho azzerata a posto, ok, rimando giù il grano che va a impegnare un dente di metallo che sta sotto ed ecco là che la mia torretta si blocca sullo 0. Questa cosa è davvero molto semplice, ma anche molto comoda. Questi altri grani che vedete intorno invece argentati servono per lo smontaggio della torretta. Quello dorato che sta qua invece serve semplicemente a tenere bloccata una parte, diciamo, meccanica che sta dentro. Ora un altro test che voglio fare è quello di forzare la torretta un po' destra-sinistra per vedere se c'è quel minimo gioco che spesso c'è sulle torrette che hanno l'ingranaggio interno, diciamo, in plastica o comunque non perfetti, quindi la torretta si tiene bene, ma se la vai a forzare un po' a destra e a sinistra vedrete che un pochettino l'indicazione si sposta. Vediamo un po'. No, guardate, ho messo anche lo 0 stop in maniera di poter fare forza, non so se si riesce a vedere, non c'è nessun proprio gioco neanche minimo, e questo è, vediamo un po' anche sull'altra, stessa cosa, cioè puoi fare lo scatto, il click, ma non c'è nessun gioco. E questo è un indice di meccaniche molto ben costruite. Peraltro gli scatti sono assolutamente precisi, cioè l'indicazione si ferma esattamente sotto la lineetta che state appunto selezionando, quindi non c'è quella cosa che succede a volte che si ferma tra una e l'altra, oppure se andate a forzarla un pochino magari fa tipo una sorta di mezzo scatto, quindi non siete sicuri di quanto avete dato esattamente. Qua no, qua devo dire la torretta è davvero tanta roba. Quindi adesso andiamo a vederla dentro. Sono veramente curioso di vedere la meccanica interna come è fatta. Quindi come facciamo? Molto semplice, allentiamo questi 3 grani che sono intorno, sempre con la stessa chiavetta in dotazione, quindi una basta per tutto. E intanto, come vedete, la torretta si è allentata, che vuol dire che quando dovremo fare l'azzeramento non ci sarà neanche bisogno di sfilarla, girarla e rimetterla, semplicemente allentando la porteremo nella posizione dello 0 e poi la fisseremo tramite i 3 grani che ho appena svidato. Mentre invece se vogliamo toglierla, cioè guardate qua ragazzi, fantastico, cioè anche qua tutto metallo, no vabbè, dente in metallo e comunque tutto lucidato a specchio, ma questo è eccezionale. Qua normalmente quando smonto le torrette, ne ho aperte tante di ottiche, ci sono delle parti spesso in plastica, magari fatte un po' tipo ingranaggio, no? Per far sì che questa rivada giù solo in determinate posizioni, mentre invece qua è tutto metallo pieno, lucidato a specchio.
Questo è un altro indice di lavorazione meccanica molto seria, e motivo anche per cui quest'ottica ha un certo peso, ma c'è il materiale, c'è anche la lavorazione. No, bellissima, questa cosa mi esalta, vi dico la verità. No, torretta fantastica. Ok, rimettiamola giù, ora la mettiamo sullo 0, andiamo quindi a stringere i nostri dadini, facciamola combaciare esattamente, basterà già intanto stringerne uno, ecco qua, dopodiché andiamo a stringere gli altri e abbiamo praticamente, diciamo così, azzerato, ammesso che stessimo facendo l'azzeramento, la nostra ottica. Non c'è bisogno di stringere a morte, basta stringere un po', e se vogliamo lo 0 stop dobbiamo semplicemente abbassare questo in maniera che impegna il dente che avete visto sotto, e avremo quindi il nostro 0 stop, altrimenti disattivato può girare liberamente. Naturalmente qua sotto, come tutte le ottiche, ci sono queste stadie che ci dicono quanti giri abbiamo fatto. Quindi questo è il tappino ovviamente che c'è su tutte le ottiche professionali, dove è stato fatto il riempimento con un gas inerte per far sì che quest'ottica non si appanni, ovviamente per via delle condizioni atmosferiche. Qua sotto c'è il bollino con Made in China, perché quest'ottica è prodotta in Cina dalla D&T, ma devo dirvi una cosa importante, ossia che parzialmente quest'ottica viene assemblata invece in Giappone, perché le lenti sono giapponesi. Sì, le lenti sono giapponesi e hanno un trattamento ED. È un trattamento particolare che viene fatto sulle lenti di qualità per avere la massima trasmissione di luce possibile, la miglior definizione possibile delle lenti proprio in termini di immagine, e ovviamente la migliore trasmissione anche resa del colore, quindi realistico, di quello che stiamo guardando. Il corpo principale dell'ottica è ricavato dal pieno da un alluminio di altissima qualità aeronautico, e il tubo è da 34. Questo vuol dire che c'è parecchio spazio per le meccaniche delle torrette, per praticamente di escursione, e quindi quest'ottica sicuramente riuscirà a darci le elevazioni che ci servono per i tiri a lunga distanza. Vi avevo parlato delle indicazioni che sono sulla scatola, queste qui, ok, e le andiamo a vedere insieme, soprattutto una in particolare che mi ha colpito tantissimo, devo dire. Quindi questa qua è di Glass, praticamente quello che vi ho detto, le lenti sono giapponesi, quindi con un trattamento ED, vi ho appena spiegato di che si tratta, quindi lenti di alta qualità. Poi abbiamo il reticolo FFP, quindi in primo piano focale, quindi perfetto per il tiro a lunga distanza. Poi abbiamo lo 0 stop sulla torretta del verticale, cosa che io trovo utilissima soprattutto quando magari siamo anche in gara e quindi rigiriamo queste torrette e rischiamo di dimenticarci dove eravamo esattamente. Lo 0 stop impedisce che noi possiamo per errore, diciamo, posizionarsi su uno 0 che non sia il nostro vero 0. Poi abbiamo qua waterproof, quindi quest'ottica è naturalmente a prova d'acqua, quindi se piove, c'è maltempo, la potremo tranquillamente utilizzare, non succederà niente. Fog proof, vi ho detto che è riempita con un gas inerte, probabilmente gas nitrogeno, quindi non risente delle condizioni ambientali, quindi non si appanna. Ma questo soprattutto mi ha colpito tantissimo, c'è scritto 50 BMG rated. Sapete che significa? Significa che quest'ottica, per testarne la resistenza al rinculo che ovviamente viene generato dalle nostre carabine, è stata provata su un calibro 50 BMG. Ragazzi, un calibro 50, cioè io non so che carabina avete voi, ma qualsiasi carabina sicuramente sarà adatta, cioè quest'ottica non risentirà assolutamente del rinculo dell'arma. Quindi tanta roba. Non vi ho detto una cosa importantissima, qua non stiamo parlando di un'ottica da 2000 euro, Quest'ottica costa abbastanza meno di 1000 euro, infatti la D&T sul loro sito la vende a meno di 800 euro. Naturalmente vi metterò il link in descrizione così ve la potete andare a vedere di persona, cioè capite, è in una fascia di prezzo dove normalmente compriamo ottiche sì buone ma non diciamo eccelse, mentre invece le caratteristiche almeno meccaniche e strutturali di quest'ottica sono quelle che mi aspetterei da un qualcosa che supera anche di parecchio i 1000 euro. Quindi motivo per cui personalmente l'ho scelta per la mia carabina. Ora non vedo l'ora di metterla alla prova, quindi il prossimo video che seguirà l'avremo montata sulla mia carabina, ne avrò già fatto l'azzeramento e andremo a sparare a lunga distanza per vedere quali sono le sue prestazioni ottiche e di precisione.
Io faccio i miei più grandi complimenti alla D&T Optics per questo oggetto davvero stupendo, questa EP5 generazione 2, questa evoluzione della EP5, 7-35x56, primo piano focale, tubo da 34, torrette 0 stop, illuminazione del reticolo, lenti ED e tutto quello che ho detto prima, praticamente un oggetto super completo. E dicevo, faccio i complimenti alla D&T perché mi ha veramente colpito, soprattutto sta mettendo sul mercato quest'ottica con un prezzo davvero competitivo. Quindi non perdete il video che seguirà, non appena il tempo si rimette, quindi l'andremo a provare in campo, vi darò le mie impressioni nell'uso pratico di quest'ottica per il tiro a lunga distanza. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, così non perderete appunto i prossimi video dove faremo i test pratici di quest'ottica e proveremo anche la mia nuova carabina. Noi come sempre ci rivediamo qui su Sandit.